Ho raggiunto il piccolo aeroporto internazionale Zvartnots di Yerevan in tarda serata con un volo diretto da Venezia operato da Wizz Air. Nella capitale ho pernottato all'Ani Grand Hotel, un elegante e moderno hotel situato in posizione centrale e molto comoda per raggiungere a piedi le principali attrazioni della città. Dopo ben 3 ore di sonno sono pronta per iniziare il viaggio. La mattina del primo giorno in Armenia la trascorro nella provincia del Kotaik. Lungo la strada si trova l'arco di Charens, un doppio arco in pietra costruito dall'architetto Rafael Israelian. Su questa collina il famoso scrittore armeno Yegish Charens, al quale è dedicato il monumento, amava passeggiare per ammirare il panorama. Nelle giornate di cielo terzo, questo arco regala una meravigliosa cornice al lontano Monte Ararat, o come viene chiamato in lingua armena Monte Masis. In Armenia, quando il Monte Ararat è nascosto dalle nuvole, si usa dire che i turchi si sono svegliati presto e hanno mandato la nebbia. Lungo la cornice dell'arco sono scolpite le parole che chiudono la celebre poesia di Charens della mia dolce Armenia. A partire dall'anno 301 d.C., l'Armenia ha adottato il cristianesimo apostolico come religione ufficiale, divenendo così il primo paese cristiano al mondo. La forte fede che caratterizza da sempre questo popolo si riflette in una miriade di monasteri arroccati sulle alture o nascosti tra fitti boschi verdi. A circa mezz'ora di distanza si trova il monastero di Gehard o Gehardvank, uno dei luoghi turistici più visitati di tutto il paese. Vicino alla porta di accesso al complesso, scavate sulla parete di roccia, si possono osservare piccole nicchie, contro le quali vengono lanciati dei piccoli sassi. Secondo la credenza, qualora il sasso rimanesse all'interno di una delle nicchie, il lanciatore vedrebbe esaudito un desiderio espresso. Il monastero, parzialmente scolpito nella roccia, risale all'inizio del IV secolo e il suo nome significa letteralmente monastero della lancia, in riferimento alla lancia Longino che ferì Gesù durante la crocifissione. Secondo la leggenda è stata infatti conservata in questo monastero per secoli prima di essere definitivamente portata al museo di Echmiadzin. Entrando nel monastero si notano immediatamente gli elementi che contraddistinguono i luoghi di culto armeni. Indipendentemente dall'epoca nella quale sono stati costruiti, sono tutti luoghi particolarmente oscuri e con pareti disadorne. L'importanza di questo sito è dovuta anche alla presenza di numerosi kachkaj, antiche pietre scolpite a forma di croce divenute nei secoli il simbolo dell'Armenia. Al secondo piano del monastero è possibile assistere all'esibizione di un coro di meravigliosi canti religiosi in lingua armena, all'interno di una sala con pareti in pietra che donano un'acustica molto suggestiva. Sono rimasta letteralmente incantata dalle loro voci, è un'esperienza sicuramente da non perdere. A breve distanza da Gehard sorge il tempio pagano in stile ionico di Garni, l'unico tempio greco-romano colonnato sopravvissuto sul suolo armeno e simbolo più conosciuto dell'Armenia precristiana. Costruito nel I secolo dal re Tiridate III, venne utilizzato come residenza estiva per la sorella dopo la conversione al cristianesimo. Il piccolo tempio è costruito in pietra locale di basalto grigio e circondato da un portico che conta 24 colonne in stile ionico. Questo tempio è stato risparmiato alla distruzione delle strutture pagane in quanto ritenuto luogo di sepoltura e non luogo di culto. Siccome la maggior parte dei turisti visita sia Garni che Gehard, questi due siti sono spesso noti come Garni Gehard. Sul sito è possibile ammirare anche le fondamenta di un'antica chiesa armena distrutta e visitare i resti di un'antica struttura termale romana, comprensiva di tepidarium, calidarium e frigidarium e anche di un mosaico. Il tempio è situato sul limitare di una profonda gola sul fondo della quale scorre il fiume Asat. Questa gola molto suggestiva è costituita di colonne di basalto e recentemente inserita tra i patrimoni dell'UNESCO. Il tempio di Garni venne distrutto da un forte terremoto e ricostruito utilizzando la maggior parte delle macerie ritrovate sul territorio adiacente. Il materiale rimanente inutilizzato è esposto lungo il sentiero di accesso. A pochi minuti dal tempio di Garni si trova la Abeliance House, un grazioso agriturismo a conduzione familiare dove è possibile pranzare in un enorme giardino immerso nella natura.
Qui ho anche assistito alla preparazione del pane tradizionale lavash, patrimonio immateriale dell'UNESCO dal 2015. Questo pane tradizionale consiste di un'enorme sfoglia sottile fatta di acqua, farina e sale, che viene cotta all'interno del forno tradizionale armeno Tonij, un forno a legna sotterraneo con pareti rivestite in terracotta. Il pane lavash può essere farcito con erbe e formaggio come gustoso aperitivo, ma anche come accompagnamento del pasto. Lungo la strada di ritorno a Yerevan, alla periferia della capitale, si possono notare piccoli recinti stipati di pecore. Questa usanza deriva da un rito pagano e viene oggigiorno ancora talvolta seguita in caso di evento propizio, come la buona riuscita di un intervento chirurgico o essere sopravvissuti a un incidente stradale. Nel distretto centrale di Yerevan sorge un'imponente struttura in pietra calcarea, la Cascade, opera non ancora ultimata, frutto di un ampio progetto urbano, di simbolico congiungimento tra la parte antica della città e quella moderna. Per raggiungere l'enorme scalinata si attraversa un magnifico parco dove si possono ammirare numerose sculture di artisti contemporanei come Botero e Flanagan. La scalinata conta attualmente circa 600 gradini, a compimento dell'opera saranno almeno 800. Puoi scegliere se salire a piedi oppure usufruire delle scale mobili presenti all'interno del monumento. I circa 300 metri di lunghezza della scalinata sono suddivisi in 5 terrazze, decorate con sculture contemporanee e fontane. Risalendo l'opera fino alla cima, puoi avere una visione panoramica di tutto il centro di Yerevan. Le opere conservate all'interno, insieme a quelle esposte nel parco, costituiscono una proprietà del Museo d'Arte Cafesian, un importante centro per le arti visitabili liberamente. Ai lati del Parco della Cascade sorgono numerosi localini moderni ed eleganti dove fermarsi per un aperitivo. La visita del distretto centrale prosegue con il Teatro Nazionale di Opera e Balletto, costruito dall'architetto Tamanian, una struttura circolare che si compone di 2 sale ad anfiteatro da più di 1000 posti a sedere. Dal retro del teatro si estende una lunga via pedonale, la Northern Avenue, costellata di negozi di fascia alta e catene di ristoranti, sulla quale si affacciano lussuosi edifici residenziali di recente costruzione, opera di un esteso progetto sovietico di rimodernamento della città. Nel sottosuolo di questa via pedonale sorge un'enorme galleria commerciale a 2 piani, con negozi e parcheggi. La camminata conduce infine a Piazza della Repubblica, un'incantevole piazza definita come una delle piazze centrali più raffinate mai create nel corso del XX secolo. Su questa bellissima piazza si affacciano 5 imponenti edifici in tufo rose e giallo, in stile armeno e classico, nei quali trovano sede il governo e diversi ministeri, il Museo di Storia, la Galleria Nazionale e anche un hotel di lusso. La prima giornata si conclude con un'abbondante cena tradizionale. Solitamente nei ristoranti vengono serviti diversi antipasti come verdure e formaggi, una zuppa e un secondo di carne o pesce, e si conclude con un dolce tradizionale accompagnato da una tisana.